Ancora ci stai a lavorare? Ancora credi che sta Fantech può fare 100 km all'ora? Hai finito? Fa una cosa, va. Pia la sedia e mettite qua, che mo te lo faccio vedere io. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Visto che siamo arrivati a 10.000 iscritti sul canale, io e Federico abbiamo lanciato una nuova sfida. Ad Agnè, per festeggiare sti 10.000 iscritti, famo qualcosa di spettacolare, qualcosa che è quasi impossibile da realizzare. E la mia idea qual è stata? Di far superare i 100 km orari a una Fantech. Avete capito bene? A una Fantech in scala 1 a 12. Lo sapete, a me mi piace veramente troppo elaborare e creare dei modelli particolari, dei modelli, insomma, divertenti. E dopo aver deciso di acquistare una Fantech DTX per divertimento personale, l'ho guardata, l'ho studiata e ho detto: sta meccanica fa paura. E vi ricordo che questo è un modello che ha un prezzo impensabile per quello che ti danno. E a proposito, cosa ci dà la Fantech? Te lo faccio vedere perché è qualcosa di impensabile. Allora, partiamo, questa è la versione DTX. Vi ricordo che poi c'è la MTX e anche la STX. Ragazzi, io dopo averla, non dico usata, l'ho proprio distrutta, perché questo è un modello che logicamente abbiamo utilizzato molto per far vedere a molti nostri clienti come va una Fantech. E quindi ragazzi, inutile dirvi che non ho lesinato minimamente con il gas. E dai oggi e dai domani qualche cosa deve succedere. E la DTX di serie monta un albero di trasmissione con corona in plastica che si è leggermente rovinata e quindi fa un po' di rumore. Però una volta che sono andato a smontare il coperchio superiore per andare a cambiare la corona e montarne una in metallo che è di serie sulla STX versione Sport e sulla MTX, ragazzi, ho aperto la macchina e ho detto: non ci credo. Cioè, non ci credo che una macchinetta di questa fascia di prezzo, di queste dimensioni, è realizzata con queste componentistiche. Ragazzi, fammi una cosa, di qua, va. Allora, questa è la meccanica della Fantech, dove ho già fatto qualche piccolo lavoretto che naturalmente adesso vi andrò a elencare. Quello che mi ha sorpreso è, innanzitutto ragazzi, tutta su cuscinetti a sfera. Non me l'aspettavo, cioè lo sapevo, ma è difficile da trovare su un modello di questa fascia di prezzo. Abbiamo i giunti omocinetici anteriori, cardani posteriori, tutti gli assi ruota sono in metallo logicamente e i differenziali, ragazzi, guardate un po', sono gli stessi della BX8 SL, cioè sono molto simili a quelli della BX8 SL, perché diciamo che Fantech e Hobbytech sono parenti, sì, parenti molto stretti, quindi la qualità ce n'è ed è anche tanta. E vedendo questi ingranaggi che all'interno sono in metallo, non sono in acciaio, mi è anche venuto in mente di dire: ma se esagero, beh, ci metto quelli in acciaio dell'Hobbytech. Però coppie coniche in acciaio, tutta su cuscinetti a sfera, e guardate un po' che motore monta di serie, classe 550 brushed. Oltre a questo, ragazzi, ho iniziato a studiare molto questo modello, perché logicamente la serie Fantech è quella che in questo periodo abbiamo stravenduto, quindi è giusto che io abbia un'elevata esperienza su questi modelli in modo da potervi fornire il miglior post vendita possibile. Comunque, dopodiché ho tolto il coperchio superiore e ho iniziato a vedere, ma questo è un alloggio per una ricevente con tanto di coperchio, ma qui monta un servocomando standard, il motore 550. Allora lo sapete che cosa ho pensato? Ma se ci monto una combo brushless con motore da 4600 kV e l'alimento a 3S, sta Fantech che fa? Vola! Ed è proprio questa la scommessa che abbiamo fatto io e Federico, perché lui mi ha detto: non ci credo, e io ho detto: non mi metta alla prova, perché ci riesco a far superare i 100 km orari a una Fantech. Cioè, ci riesco, questa è una sfida difficile anche per me. Però ragazzi, le premesse ci sono tutte. Comunque,
Oltre alla combo, l'ultima cosa che ho cambiato, come vi dicevo, è il servocomando. Di default monta un servocomando con ingranaggi in plastica, abbiamo montato un Connect, un 18 kg con ingranaggi in metallo. Tutta la motorizzazione viene sostituita, vi ricordo che di serie monta un ESC 2 in 1, quindi ricevente e regolatore. Noi andiamo a sostituire il tutto e per ultimo vado a montare un'altra radio, cioè in questo caso monto la mia radio personale, la Futaba 4 PV. Però la cosa bella, ragazzi, guardate un po' la Fantech cosa ha previsto: un alloggio per montare una ricevente. Già lo sanno alla Fantech che qui gli smanettoni si possono divertire, e per questo motivo che vendono anche una ricevente da poter abbinare al radiocomando che è in dotazione a questo modello, quindi con una spesa veramente ridotta potrete andare a fare questa trasformazione oltre al motore brushless, oltre al servocomando, andando a montare una classica ricevente che non ha bisogno di un nuovo radiocomando perché si abbina al radiocomando già esistente. Per ultimo, ragazzi, così poi mi metto i guanti e inizio subito perché non vedo l'ora di provarla, ammortizzatori. In questo caso, ragazzi, non ho montato ammortizzatori della Fantech perché ancora non ci sono arrivati. Ho montato degli ammortizzatori del traghetto. Ve lo ricordate? Il traghi dell'LC Racing, quello che ho provato e distrutto qualche tempo fa. Beh, visto che gli ammortizzatori, a quanto sembra, sono perfetti per questa trasformazione, li risfrutto, ma vi ricordo che Fantech offre diversi upgrade, tra cui anche gli ammortizzatori in metallo e a olio, naturalmente. Vabbè, detto questo, mi metto i guanti e inizio. Come potete vedere, io qui praticamente ho già preparato il tutto, cioè naturalmente prima di mostrarvi una trasformazione mi sono messo lì, ho studiato, ho modificato, non è vero niente. Non è vero niente, perché eccola qua, guardate un po', è semplice, ragazzi, non è che ho fatto modifiche anomale o quant'altro, cioè è veramente predisposta per questo tipo di trasformazione. L'unica cosa che ho fatto, ho limato leggermente il coperchio superiore perché qui all'interno ci metteremo un regolatore da 60 A che è un pochino più grande rispetto all'ESC 2 in 1 che viene montato di serie, ma per il resto, ragazzi, guardate un po', nessun'altra limatura, cioè semplice. A me quello che mi è piaciuto è proprio questo. Quando l'ho aperta per cambiare la trasmissione, che come vi dicevo il DTX la monta in plastica di serie, ho detto, oh, ma qua si possono proprio fare i mostri, qua può uscire fuori veramente una bestia. Vabbè, adesso basta, ragazzi, riempio i differenziali, gli ammortizzatori già sono fatti. Vi anticipo che non penso che questa sarà l'ultima volta che vedrete questa Fantech sul nostro canale, perché ho in mente tante altre modifiche. Se non volete perdervele, iscrivetevi al canale, è fondamentale e soprattutto è gratis. Basta, me sono allungato troppo. Differenziali li riempio con olio siliconico 100.000 anteriore. E al posteriore che ci mettiamo? Che ci mettiamo? Tu che dici? Che ci mettiamo? Io un bel 20.000. Mazza, così tosto? Sì, sì. Ma io ho pensato un po' di meno. Le rode sono piccole. Vabbè, dai, mo ci penso. Però comunque sia, penso che faremo 100.000, 20.000. Sì, forse gli diamo retta a Federico, che ogni tanto ci pia pure lui. Vabbè, va, iniziamo. Mo che sta a fa? Si è scaricato un avvitatore. 4600 kV, 4600 giri per ogni volts. E vi ho detto che monto una batteria 3S, quindi fate voi il calcolo e fatemi sapere quanti giri farà questo motore su questa Fantech 1 a 12. A posto, perfetto, ok, ci stiamo. No, ma non vedi il buco così grosso Che? che ha fatto? Ho capito, ma questo è il primo Fantech DP Edition, perché vi annuncio, ragazzi, a breve ci sarà una serie della Fantech by DP Edition, dove ci mettiamo il nostro zampino. Beh, non sarà proprio veloce come questo perché poi diventa ingestibile,
ma sarà stradivertente e comunque straperformante. C'hai ragione, ho fatto un buco un po' più grande, però mi serviva da campione per prendere le misure per il prossimo. Adesso, fatto il coperchio, che mi è rimasto da fare? Regolatore ricevente. Allora, qui ragazzi abbiamo già tolto il coperchio superiore dell'ESC, perché logicamente se andiamo a mettere anche il coperchio poi qui dobbiamo veramente allargare troppo, ma basta togliere il coperchio e inserirlo, ragazzi, semplicissimo e veloce. La parte più difficile adesso sarà posizionare il tutto e chiudere il coperchio che, ragazzi, non dà accesso praticamente a nulla. Il filo della batteria lo lasciamo qui sotto e passiamo quello dell'interruttore. Simuliamo il montaggio finale perché dobbiamo ancorare il regolatore sul supporto, però per farlo logicamente preferisco inserirlo qui che ho un accesso praticamente obbligato che mi lascia veramente poco spazio all'immaginazione. Guardate come entra, ragazzi. Ho giusto dato una limatina per far passare meglio i due cavi qui dell'interruttore e il cavo che va all'ESC, però quel cavo io lo farò passare all'interno, mi ero scordato. Però leviamo la pellicola del biadesivo, difficile questo che monta la macchina. Vai, chiudi a pacco e spingi il regolatore. Ok, così sicuramente l'abbiamo attaccato nella posizione giusta. E infatti è così come volevasi dimostrare. Quindi adesso, ragazzi, non mi è rimasto altro che fare il cablaggio, montare la ricevente e... Vabbè, senti, ma voi ma che ve ne frega di queste cose? Tanto ve la faccio vedere finita, no? Dai, va, ci vediamo fra un po'. Ciao! Pure con lo stop, no, ma guardatela nel misto, ragazzi. Mi sono portato uno strumento di ultima generazione, ragazzi, introvabile però extra preciso, il nostro GPS, che non è nient'altro che un vecchio telefono con ormai il display rotto, e il motivo per cui si è rotto è un altro test di questo genere, dove ho ben pensato di infilare all'interno della carrozzeria un telefono e dico, ma lì è sicuro, potete capire che volo che ha fatto. Questo è il risultato e questo oggi sarà il nostro GPS. Inseriamolo, azzeriamolo, guardate che posizione, perfetto, sembra fatto apposta. Ha provato il 9, oh. Che ansia. Va in risonanza, qualcosa vibra? Un altro po' lontano, prendiamo più margine possibile senza esagerare, via! Oh yeah! Comunque sia, si è impennata alla bellezza di 80.94. No, avevo dato tutto gas! Lo voglio vedere bene! 80 e 94. Ma aspetta, che mo te ne faccio un altro. Dimmi. Senti, l'acquedotto dell'acqua marcia, qual è questo qua sotto? Dell'acqua marcia. Non lo sai che non c'ho proprio idea. Ok, dopo la breve interruzione riprendiamo, ragazzi. Facciamolo vedere bene, si vede? 80 e 94 si vede. Quindi non abbiamo cambiato parametri o altro. Guarda, per un attimo sono riuscito a darglielo tutto. Davide, per un attimo ci sono riuscito. Non ci credo, raga. 95! Ti mancano 5 km all'ora! La batteria si era scaricata. Oh, ci metto un pignone con dente in più, è finito. Tocca di saleggia!
Ragazzi, 95 km all'ora. Vada lungo lungo. Oh, pelo pelo. No, ma non l'ha fatto, si è scaricata. Ragazzi, 96,29. 4 km all'ora per lui. No. Con la batteria scarica. Ti devo dire che sto rosica come un matto. No, ma lo sai perché? Ma non tanto perché hai vinto la scommessa oggi. Te pareva. Oggi. Ma perché provandola, cioè è stato facile raggiungere questa velocità, ragazzi, secondo il mio parere, lavorando leggermente sull'assetto e al massimo o mettere una batteria con più C di scarica o un pignone con un dente in più. Per me non è che superiamo i 100 km/h, cioè te vanno proprio a casa. Ma cioè tu hai visto come si porta? C'è un telefonino sopra incastrato, una macchina del genere che vi ricordo di base ha un costo poco superiore ai 150 euro, anzi 150 euro costa, che cosa sto dicendo? Con qualche modifica che fidatevi, cioè, vi darà anche tanta soddisfazione, va così, cioè qualcosa di impressionante. E ancora non vi ho fatto vedere sotto la carrozzeria cosa si nasconde, come è venuta la lavorazione finita. 100 ci stanno, sai pure te, te la do vinta perché parlano i numeri. Però adesso lo sai che facciamo? Torniamo in officina perché ve la voglio far vedere da vicino. E fidatevi ragazzi, continuate a seguirci sul nostro canale, iscrivetevi perché con questa Fantech non è finita qui. Credo che oggi posso dire che abbiamo la Fantech più veloce al mondo? Credo di sì. Vi sfido, fatela anche voi così veloce. Battetemi e creeremo delle sfide continue. E alla fine chi vincerà? Boh, non lo so. Io vi ho dato lo spunto e adesso torniamo in officina. Se lo sapevo, te la davo io una spinta. Guarda come stai per 3 km e 71. Comunque hai perso la scommessa. Questo è il pennarello. E sulla macchina ci scrivi la velocità sul cofano. Quindi 96,29 km/h. Bravo, vediamo. Segniamoli. 96, guardate che bella calligrafia, virgola 29. E Top speed, ragazzi. poi dobbiamo top speed. cancellarla però questa scritta, Ma perché vediamo, no, vediamo. troppe cifre, io cerco solo 3 numeri, le virgole non mi piacciono. Fa solo un doppia Oh, cifra. Però diciamolo ragazzi, cioè, è impressionante perché questo modello, cioè vi rendete conto la velocità che è riuscita a raggiungere, ma soprattutto lasciate stare, si impennava, si cappottava, è normale ragazzi, la velocità è elevatissima, però si controllava alla grande e soprattutto avete visto quanti cresce, eccola, sano, certo. La carrozzeria, questo roll bar si è un po' consumato, però per il resto togliamo un po' le clip che ve la faccio vedere sotto. Mamma mia, questo è un modello ragazzi che mi tengo stretto perché potrei anche aprire un nuovo format, le sfide di DP modellismo. Stavolta non te chiamo Faciolo, ti chiamo per nome Federico perché hai vinto la scommessa. C'è niente da fare, c'è niente da fare. Però raga, solo per 4 km all'ora Sì, è ma tosta. guarda qua sotto, te la ricordi, te l'hai vista? Però Sì, guarda sì, qua. conosco. Chi è? Vedete ragazzi la batteria dove l'abbiamo posizionata? Lo so, adesso già molti di voi mi diranno Daniele, ma potevi mettere in basso, potevo fare tutto. Però dopo, cioè, non era più una Fantech ragazzi, non era più una Fantech. E guardate un po', qui sembra fatta apposta. Stacco, abbiamo messo 2 stretch molto comodi e anche eleganti di Casa Connect. Togliamo la batteria e guardate un po' come abbiamo fatto. Qui sembra fatta apposta. Abbiamo anche mantenuto lo sportellino originale. Questo è il motore brushless che abbiamo montato. Qui abbiamo fatto il cablaggio. Per il resto è rimasto tale o quale. Ammortizzatori, come vi ho detto, al momento abbiamo montati quelli che avevo sul traghetto, ma più avanti faremo delle modifiche anche qui. E per il resto guardate un po' la macchina sana, qualche strusciata ci sta perché stava veramente raso terra, però nessun componente rotto, c'è il semiasse storto, niente. Le ruote, i pneumatici, scusatemi, sono quelli della BXR S1 di Casa Orbitech. Abbiamo cercato di utilizzare componentistiche sempre della famiglia Fantech, perché Fantech e Orbitech, ve lo ricordo,
so parenti. Quindi per il resto ragazzi, eccola qua. Io sono un po' amareggiato sinceramente, un po' amareggiato perché lo sai, vuol dire mancava quel poco e poi 96,29. Aspetta, lo abbiamo raggiunto. Prendiamo il nostro lipochecker stra professionale a cui non manca nessun cristallo liquido. No, vabbè, cioè la batteria sta al 14%. Oh, questa la fa una piotta, già così la fa, per me è stato solo che è troppa potenza, dobbiamo lavorare un po' sull'assetto. Anche sull'elettronica. Sì, ma piena carica non riesce a darglielo. Cioè penso a 80 all'ora, tu dai l'ultima affondata si rimpenna, cioè veramente cattiva. E non abbiamo fatto niente sull'assetto, la macchina è tutta alta di dietro, tutta bassa davanti. Non è che abbiamo fatto lavori particolari, poi più che altro perché la Fantech non è che ci permette di fare chissà quante regolazioni. Però vi posso dire una cosa, amareggiato sì, a me è piaciuta veramente tanto. Divertito, Ma mi sono proprio divertito sia a prepararla, non vedevo l'ora. Vabbè, che volevo dire ieri sera che ho fatto, ragazzi, lasciate stare, vedevo, controllo, volevo tutto perfetto e volevo un design più pulito possibile. Il problema è che con la batteria originale 2S, ragazzi, non raggiungevamo assolutamente questa velocità. Però vi posso dire anche che facendo un upgrade solo con motore brushless e mandandolo anche con la sua batteria originale 2S, certo non avrete 100 km/h e non avrete tanta autonomia, però avrete un modello che sicuramente è il doppio dell'originale, ma soprattutto tutta la meccanica della Fantech riesce a sopportare tranquillamente questo tipo di upgrade. E fidatevi che se montate il motore brushless cambia dal giorno alla notte. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, non perdetevi i prossimi video, mi raccomando, nei commenti voglio vedervi attivi, fatemi vedere cosa pensate di questo modello. Adesso io già mi aspetterò una vagonata di critiche, perché ma che macchina è? Già lo so, però fa parte anche questo di questa sfida, ma voglio vedervi attivi perché mi piacerebbe sfidare qualcuno di voi magari con lo stesso modello oppure con qualche altro modello. Ti sfido, dai, facciamolo, scrivetelo qui nei commenti e ci organizziamo, perché io non mi dirò mai indietro. Ci vediamo molto presto con un nuovo video. Adesso vado a montare sto video. Ciao!